più e meno ovviamente vado a cambiare modalità di assistenza. Se tengo premuto il tasto più passa da eco a sport. Ha il tasto della luce, premendo 2 volte entrate nel menu all'interno con tutte queste impostazioni che possono essere modificate. Niente, andiamo a fare un giro. Allora, vediamo un po' questo motore. Allora, diciamo che con l'assistenza 1 spinge in maniera delicata, ma neanche troppo. Se devo essere onesto, questo è un parametro che quando poi entrerò nelle impostazioni del motore cercherò di ridurre, in modo da avere proprio in marcia 1 un aiuto veramente leggerissimo e quindi avere un'impostazione a, diciamo, salva batteria, quello che ti permette magari di rientrare a casa quando hai un terreno come questo, per esempio pianeggiante. Poi il display è bello perché dà tutte le informazioni, dà la velocità sia a livello grafico con una barra che è verde che aumenta, sia a livello numerico. Sulla parte destra invece compare l'aiuto che attualmente il motore ti sta dando. Si può switchare tra watt o ampere. Allora, devo dire che ha una funzione fondamentale l'assistente di cambiata, quindi lo switch change, mi sembra si chiama così, che ho montato qua sotto, funziona alla grande e credo che su motori come questo, che sono particolarmente potenti, sia indispensabile proprio per salvaguardare catena e pignoni. Andiamo dentro Monza. Salitina in Eco 1. Adesso sempre seduto. Ok, facile anche in Eco 1, il motore aiuta. Adesso però proviamo in Sport 1 senza esagerare. Tengo premuto, ok. Sport 1, non cambio rapporto, lascio sempre lo stesso. E beh, un'altra cosa, anche Sport 1 si sente, diciamo, il doppio dell'assistenza rispetto a prima. L'assistente di cambiata permette proprio di fare tutti questi cambi di pendenza, seppur minimi, senza dover interrompere la pedalata o premere pulsanti, e concentrarsi ad agire sul cambio o eventualmente sui freni. Tornando ai freni, dicevo che il disco da 203 all'anteriore e 180 posteriore, abbinato al kit Magura 4 pistoncini MT5, hanno una potenza di frenata veramente esagerata. Una cosa negativa del display è che non posso accedere a tutte le funzioni mentre pedalo.
come il livello di carica cella per cella, che è una funzione che c'è, però solo a bici ferma. Ovviamente riesco a vedere la carica rimasta, come un cellulare si vede la batteria con la percentuale o il voltaggio. Allora, il display è bello, però a mio avviso è troppo ingombrante. Funziona bene, il comando vicino alla manopola sinistra è ottimo. Inizialmente avrei preferito il modello con la connettività Bluetooth da poterci collegare il cellulare, perché questo modello non ce l'ha, però esiste un modello nuovo che ha fatto Bafang che ha anche il Bluetooth. Però adesso ho cambiato idea, nel senso che, considerando che il telefono può stare tranquillamente in tasca e usarlo per telefonare in caso di emergenza, quindi non utilizzarlo come navigatore, considerato che comunque il Garmin fornisce tutte le informazioni necessarie per la navigazione, secondo me la cosa ideale è avere un piccolo display con i comandi qua, e se c'è la possibilità di connettività Bluetooth, collegare il motore o il controller al Garmin, in modo da visualizzare tutte le informazioni sul Garmin, come fa Giant o altre marche, ormai un po' tutti. Passo di qua, e se non si può, l'ideale sarebbe avere un display qui, e qui vediamo la batteria residua dopo 10 km, praticamente è ancora quasi tutta piena. Mi dice range 119 km, diciamo che in Eco 1 si possono raggiungere sicuramente gli 80-90 km, 100 se è tutta pianura, sì. Se ci sono delle salite, già un po' di dislivello, riduciamo, siamo sui 80-70 km. L'altra volta ho fatto, per provare proprio l'autonomia della bici, ho fatto 89 km con 1100 metri di dislivello, sempre in Eco 1. Qualche strappo l'ho dovuto fare passare in Eco 3 o 4, ma per piccoli tratti, quindi diciamo che non conta. Però 90 km comunque tanto.